Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento che sta a cuore a molti appassionati di tecnologia e sicurezza informatica, il Flipper Zero e in particolare la sua potentissima funzionalità BED USB. Se siete curiosi di scoprire come questo piccolo dispositivo possa trasformarsi in uno strumento di test per la sicurezza, siete nel posto giusto. Andremo a esplorare insieme cosa è un BED USB, come funziona sul Flipper Zero e come potete usarlo in modo etico e responsabile per testare e migliorare la sicurezza dei vostri sistemi. Preparatevi, perché stiamo per entrare nel mondo affascinante dell'hacking etico. Prima di tutto, facciamo un passo indietro. Cos'è esattamente un BED USB? Immaginate una normale chiavetta USB, la collegate al computer e vi aspettate che venga riconosciuta come un dispositivo di archiviazione. Un BED USB invece è un dispositivo che, pur sembrando una chiavetta, si presenta al computer come qualcos'altro, solitamente una tastiera. Avete capito bene, una Human Interface Device, o HID. Questo significa che, una volta collegato, il BED USB può iniziare a digitare comandi sul vostro computer a una velocità incredibile, eseguendo azioni preprogrammate senza che voi possiate intervenire. È una tecnica di attacco molto potente, perché bypassa molte misure di sicurezza tradizionali, dato che i computer sono progettati per fidarsi delle tastiere. Ora, come entra in gioco il nostro amato Flipper Zero? Il Flipper è un dispositivo multitool per pentester e appassionati di hardware, e una delle sue funzioni più celebri è proprio quella di emulare un BED USB. Attraverso la porta USB-C, il Flipper può collegarsi a un computer e fingere di essere una tastiera, eseguendo degli script che noi stessi possiamo scrivere e caricare. Questi script, scritti in un linguaggio semplice, chiamato Ducky Script, contengono una sequenza di comandi da eseguire. Possiamo programmarlo per aprire un terminale, navigare su un sito web, scaricare un file o eseguire praticamente qualsiasi operazione che si possa fare con una tastiera. Vediamo un esempio pratico per capire meglio. Immaginate di voler aprire il blocco note su un computer Windows e scrivere un messaggio. Lo script Ducky per farlo sarebbe incredibilmente semplice. Si inizierebbe con un comando per aprire la finestra Esegui, premendo il tasto Windows e la lettera R. Poi si digiterebbe Notepad e si preme Invio. Una volta aperto il blocco Note si potrebbe digitare una frase qualsiasi, come Ciao dal Flipper Zero. Tutto questo avviene in una frazione di secondo, molto più velocemente di quanto un essere umano potrebbe mai fare. Questo è solo un esempio banale, ma vi fa capire il potenziale. Un utente malintenzionato potrebbe creare script molto più complessi e dannosi, ma noi siamo qui per un motivo diverso. Usare questa tecnologia per il bene, per la sicurezza. Come può un BED USB aiutarci a migliorare la nostra cybersecurity? La risposta è nel penetration testing o pen testing. Possiamo usare il Flipper Zero per simulare un attacco BED USB sui nostri stessi sistemi o su quelli di un cliente con il suo esplicito consenso per identificare le vulnerabilità. Ad esempio, potremmo verificare se le policy di sicurezza di un'azienda impediscono l'esecuzione di script non autorizzati o se le porte USB sono adeguatamente protette. Uno scenario comune è testare la consapevolezza degli utenti. Lasciare una chiavetta dall'aspetto innocuo in un ufficio per vedere se qualcuno la raccoglie e la collega al proprio computer aziendale è un classico test di social engineering. Se un dipendente lo fa, lo script del nostro Flipper potrebbe semplicemente aprire una pagina web con un messaggio educativo sulla sicurezza informatica, dimostrando quanto sia facile cadere in una trappola simile. Questo tipo di test pratico è molto più efficace di 1000 email di avvertimento. Un altro utilizzo pratico è l'automazione di compiti per l'amministratore di sistema. Immaginate di dover configurare decine di computer nuovi con le stesse impostazioni. Invece di farlo manualmente su ogni macchina, potreste creare uno script BED USB che esegue tutte le configurazioni necessarie in modo automatico e rapidissimo. Collegate il Flipper, lo script parte e in pochi secondi il computer è pronto. Questo non solo fa risparmiare un'enorme quantità di tempo, ma riduce anche il rischio di errori umani. Ora passiamo alla parte divertente. Come si crea e si esegue uno script BED USB sul Flipper Zero? Il processo è più semplice di quanto pensiate. Gli script, come detto, sono file di testo con estensione .txt.
Potete scriverli con un qualsiasi editor di testo. Il linguaggio, DakiScript, è molto intuitivo. Ogni riga corrisponde a un comando. Ad esempio, GUI-R preme la combinazione tasto Windows +R, string ciao scrive la parola ciao. Enter preme il tasto invio. Delay Mila introduce una pausa di un secondo. Potete trovare una documentazione completa online con tutti i comandi disponibili. Una volta scritto il vostro script, dovete salvarlo nella scheda micro SD del vostro Flipper Zero all'interno della cartella Bad USB. È importante che ogni script sia contenuto in una sua cartella specifica. Ad esempio, se il vostro script si chiama test.txt, dovrete creare una cartella chiamata test script e metterci dentro il file. Una volta fatto questo, siete pronti per l'azione. Scollegate il flipper dal computer che avete usato per trasferire i file. Andate nel menu Bad USB, selezionate lo script che avete appena caricato e collegate il flipper al computer bersaglio. Lo script verrà eseguito immediatamente. È fondamentale parlare dell'aspetto etico. Il Flipper Zero, con la sua funzione Bad USB, è uno strumento potentissimo. Come un coltello può essere usato per preparare una cena deliziosa o per fare del male. La responsabilità è interamente nelle mani di chi lo utilizza. Usate questa conoscenza e questo strumento solo su dispositivi di vostra proprietà o su cui avete un'autorizzazione esplicita per eseguire test di sicurezza. L'accesso non autorizzato a un sistema informatico è un reato grave in quasi tutti i paesi del mondo, con conseguenze legali molto serie. L'obiettivo è imparare a difendersi, non a attaccare. Vediamo quali contromisure possiamo adottare per proteggerci da attacchi Bad USB. La prima e più ovvia è la consapevolezza. Non collegate mai dispositivi USB sconosciuti o trovati per caso al vostro computer. Educate voi stessi, i vostri amici, la vostra famiglia e i vostri colleghi su questo rischio. A livello aziendale è possibile implementare policy di sicurezza che disabilitino le porte USB o che permettano solo a dispositivi autorizzati e verificati di connettersi. Esistono anche software di sicurezza specifici, chiamati device control, che monitorano e bloccano dispositivi ID non autorizzati. Un'altra tecnica di difesa è la richiesta di autenticazione per eseguire comandi con privilegi elevati. Su Windows è la User Account Control o UAC. Se uno script Bad USB tenta di eseguire un comando che richiede i privilegi di amministratore, apparirà una finestra di dialogo che chiede la conferma dell'utente. Questo può fermare molti attacchi, a meno che l'utente non approvi la richiesta senza pensarci. Per questo, ancora una volta, la consapevolezza è la chiave. Per chi vuole spingersi oltre, il Flipper Zero offre possibilità ancora più avanzate. È possibile combinare la funzione Bad USB con altre funzionalità del dispositivo. Ad esempio, si potrebbe usare il SUBGACRS per catturare e riprodurre un segnale che apre un cancello automatico e poi, una volta ottenuto l'accesso fisico, usare il Bad USB su un computer all'interno. Questo dimostra la versatilità del Flipper come strumento completo per il pentesting fisico e digitale. Esistono anche repository online, come GitHub, pieni di script Daki pronti all'uso. Esplorare questi archivi è un ottimo modo per imparare e prendere spunto. Troverete script per ogni sistema operativo: Windows, macOS, Linux. Alcuni sono divertenti e innocui, come quello che apre 100 finestre del prompt dei comandi. Altri sono veri e propri payload per il pentesting che cercano di estrarre informazioni sensibili o di stabilire una connessione remota. Studiateli, capite come funzionano e pensate a come potreste difendervi da ognuno di essi. Questo è il vero spirito dell'hacking etico. In conclusione, la funzione Bad USB del Flipper Zero è uno strumento educativo straordinario. Ci permette di toccare con mano una delle tecniche di attacco informatico più ingegnose e di capire l'importanza della sicurezza fisica e della consapevolezza degli utenti. Non è solo un giocattolo per smanettoni, ma un vero e proprio laboratorio di cybersecurity portatile. Imparare a usarlo in modo responsabile ci rende non solo utenti più consapevoli, ma anche potenziali difensori del mondo digitale. Spero che questa panoramica vi sia stata utile e vi abbia incuriosito. Il mondo del Flipper Zero è vasto e pieno di scoperte. Se vi è piaciuto questo video e volete approfondire altri aspetti di questo fantastico dispositivo, come il SUBGACZI, l'NFC o l'infrarosso, fatemelo sapere nei commenti.
Ricordate sempre di usare la conoscenza per costruire e proteggere, non per distruggere. Grazie per avermi seguito, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e ci vediamo alla prossima, ciao!